25 luglio 1978. Tor di Valle. Una normale serata estiva di corsa all'ippodromo. All'improvviso l'altoparlante gracchia un messaggio curioso. Angelo ammazza la morte e telefoni a casa. È il segnale. Il 1978 è un anno di consolidamento all'interno della criminalità romana per la banda di Giuseppucci. Con la conclusione del rapimento Moro si era chiusa una pagina che aveva coinvolto Ernegro in vicende più grandi di lui, ma che di certo non sarebbe terminata con il ritrovamento della Renault rossa. Da buon ex fornaio ha messo le mani in pasta un po' dappertutto, negli ambienti più variegati della criminalità, ma anche della massoneria, dei servizi e del Vaticano. Prende anche a frequentare Aldo Semerari, alias il professore Nero, un luminare della psichiatria forense, le cui perizie possono permetterti di uscire dal carcere o quantomeno di finire in qualche manicomio criminale. Semerari è un perito, un uomo dei servizi, un piduista, ma soprattutto un estremista di destra, legato ad Ordine Nuovo. Ha fatto perizie compiacenti per la camorra, in cambio di armi e favori, ed inizia ad interessarsi alla nuova realtà emergente criminale romana. Il contatto è facile, Semerari già conosce Nicolino Selis. Una sua perizia infatti lo ha mandato a Montelupo Fiorentino, e proprio al Selis, secondo il collaboratore Fulvio Lucioli, Semerari invia un collaboratore nonché vecchia conoscenza della banda, Alessandro D'Ortenzi, rapinatore dell'Alberone finito in carcere 2 anni prima insieme a Enrico De Pedis. La prima proposta è di collocare alcune bombe nella zona di Roma e di effettuare alcuni sequestri di persona fra i nominativi di una lista in possesso del Semerari, che sarà consegnata alla banda nel momento dell'avvenuto accordo. In cambio, oltre a una quota dei proventi derivanti dai sequestri, Semerari offre la totale copertura degli eventuali arrestati. Ma la risposta del sodalizio criminale romano alla prima offerta del Semerari è negativa e la lista di nomi rimane nelle mani del professore Nero. Non si interrompono comunque i contatti, anzi si moltiplicano gli incontri nell'ufficio del Semerari o presso la sua villa, nonché in quella del professor De Felice. Faceva delle perizie anche per la camorra. C'è stato un periodo che noi pensavamo di utilizzare loro come loro pensavano di utilizzare noi per altre cose. Ecco, voi per cosa li utilizzavate? Noi soltanto a scopi, insomma, per perizie e per l'approvvigionamento, l'acquisto di armi, che in quel periodo per loro era più facile. E loro come pensavano di utilizzare voi? Ma Semerari pensava veramente proprio a un appoggio di tipo logistico, eventualmente un colpo di Stato. Tant'è vero che loro facevano delle, come si può dire, insomma sulle campagne di reti si radunavano proprio simulando dei colpi di Stato. Nel frattempo si sta ampliando la collaborazione con la nuova camorra organizzata di Cutolo per l'approvvigionamento di sostanze su Roma, e Cutolo inizia a chiedere qualche piccolo piacere, quale ad esempio l'eliminazione di uno che non paga i debiti, un sardo, un tale Flavio Carboni. Giuseppucci accetta, si fanno pedinamenti ed appostamenti, ai quali partecipa Maurizio Abbatino, ma la richiesta di eliminazione viene infine ritirata. Si arriva così al 25 luglio. Tocca a Franchino il criminale lasciarci le penne. Senza saperlo, lui, che si credeva il boss di Tor di Valle, era finito in un gorgo di interessi altrui che non potevano terminare che con la sua morte.
Quella sera, durante le corse, l'altoparlante gracchia un messaggio bizzarro. Angelo ammazza la morte, telefoni a casa. È il segnale per Giuseppucci che all'esterno dell'ippodromo è iniziata la danza. Dopo che l'ultimo cavallo ha tagliato il traguardo del premio a Betone di trotto, la corsa più importante della serata, gli spettatori iniziano ad avvicinarsi ai cancelli del vasto comprensorio di Tor di Valle. Giuseppucci non ha partecipato all'omicidio proprio per rimanere in bella vista di fronte agli scommettitori e potersi così avvalere di un alibi di ferro. Altrimenti sarebbe stato uno dei primi a finire sotto la lente di ingrandimento degli investigatori, visto i suoi interessi nelle scommesse, che cozzano direttamente contro quelli del criminale. Entrambi truccano le corse e prestano soldi a strozzo ai giocatori. Due galli nello stesso pollaio. Giuseppucci coglie l'occasione che altri hanno creato, perché Franchino aveva avuto a che dire con Mimmo Iodice, uno dei protetti di Cutolo. Don Raffaè operava negli ippodromi di Roma tramite il suo alter ego, Vincenzo Casillo. Una convergenza di interessi quella tra Casillo e Giuseppucci, a cui si era aggiunta la voglia di vendetta di Nicolino Selis, anche lui interessato alle corse, e che con Er Criminale aveva avuto trascorsi di scontri fisici in carcere. Quel vendicativo di Selis voleva Franchino morto. Morto lo voleva Casillo per ridare onore a Iodice, e Giuseppucci non si era fatto pregare. All'interno dell'ippodromo succede il finimondo. Molti, certi di voler a tutti i costi evitare le domande della polizia, non si fermano un attimo di più e si lanciano quasi sulla scia degli assassini sulla via del mare. Giuseppucci abbandona con calma Tor di Valle. Ormai, con Casillo, ha il controllo dell'ippodromo, ma non può bastare. La conoscenza di Semerari tornerà presto utile. 14 febbraio 1979. 28 ordini di cattura vengono emessi ed eseguiti, consentendo di arrestare 22 persone. La chiave per arrivare al risultato viene fornita mesi addietro da Roberto Giansanti, rapito il 16 maggio 1977. Tornato in libertà, Giansanti si era detto in grado di riconoscere qualcuno dei suoi rapitori. Era riuscito, in qualche frangente, a scorgerli ed aveva registrato mentalmente le loro voci. Sempre nel corso delle indagini sul caso Giansanti si era riusciti a stabilire che la macchina da scrivere usata per inviare i messaggi alla famiglia della vittima era la stessa usata dai rapitori del Duca Grazioli, rapito il 7 novembre del 77, mai rilasciato, e per il quale la famiglia aveva pagato un riscatto. Un'altra conferma viene dal fronte degli accertamenti sul caso di Alberto Fiore, il ragazzo di Marino sequestrato il 10 giugno 1977 e rilasciato a luglio del 77 dopo il pagamento di 350 milioni. Anche i familiari di Fiore avevano ricevuto lettere scritte con la stessa macchina da scrivere. Le persone arrestate sono Enzo Mastropietro, 22 anni, Maurizio Abbatino, 24 anni, Marcello Colafigli, 25 anni, Edoardo Toscano, 25 anni, Lucioli, 37 anni, Renzo Danesi, 22 anni, catturati la mattina precedente, dopo un drammatico inseguimento punteggiato da colpi di pistola. Nicolino Selis, di 25 anni, già in carcere da tempo per vari reati, si vede notificare in cella un ordine di cattura con una lunga serie di reati. Altri arresti vengono compiuti nella zona dei Castelli Romani. Tra gli altri vengono arrestati Tommaso Pellini, anch'egli riconosciuto da Giansanti, e Salvatore Campatangelo. Nella sera si costituisce anche Alessandro D'Ortenzi, famoso rapinatore, protagonista di clamorosi avvenimenti di cronaca nera.